Oggi siamo qua sulla punta del Colle della Lombarda perché stiamo per intraprendere un viaggio con un'auto d'eccezione che quest'anno ricorre il suo 40° anno dalla vittoria del Rally di Monte Carlo dell'82. Non vi voglio svegliare niente, dopo la sigla. Adesso stiamo andando verso il famosissimo Col de Turini, facciamo una piccola pausa benzina e dopodiché ripartiamo per andare a scaricare finalmente l'auto sul punto più famoso di tutto il Rally di Monte Carlo, la cima del Col de Turini. E signori, eccoci qua. Col de Turini, siamo arrivati qua in punta, adesso credo che mangeremo un boccone e poi scarichiamo l'auto e io non vedo l'ora. Questa è esattamente l'auto compagna di squadra di Walter Röhrl, che aveva vinto nel 1982 l'edizione del Rally di Monte Carlo. Era riuscita a stare davanti alle Audi, alle Porsche, una vittoria fantastica. E oggi andremo a ripercorrere il 40° anniversario di questa vittoria con l'auto, la Scona della Opel Rothmans Rally Team di Johan Cruyff. Ok, questo è il momento, la sta per mettere in moto, ci siamo. The final night's traditional run over the top of the Turini Pass sees the only significant amounts of snow on the entire rally route. But since all the leading cars have untreaded and unstudied racing tyres, Ok, adesso sta per accadere un qualcosa che non me lo aspettavo, sto per entrare lì dentro, boh, io non ho più parole. Dentro è una trappola, c'è un casino, un fracasso che non ci si sentono neanche i pensieri. Tried to keep the second place, and I'm sure we did it when we finished. And the mistake was we had a tire puncture. Now tomorrow night I try more, I think.
Cioè, non potete capire il caldo viscerale infernale che sale da sta auto, il rumore dei sassi che vengono sparati sotto lo chassis dell'auto e l'odore della benzina, che è qualcosa che veramente ti manda in ecstasy. Che esperienza! Sun is out here overseas. Dark emotions ever torn so deep, falling down through the clouds. I'm feeling you. Adesso abbiamo finito di scendere dal Turini e ci stiamo spostando tramite l'Antosk verso la prossima tappa, ricreando quello che era il giro originale dell'82, dove si correva sul Col de Turini e sul Col Saint Roch, la nostra prossima tappa. Stay away from me. You keep haunting me. Adesso abbiamo fatto una piccola pausa sul punto più alto del Col Saint Roch, dove adesso faremo 2 foto esattamente nella posizione in cui questa fu fotografata 40 anni fa. Tears that I will not regret. Sacrifice will prove through the landscapes I review. I can't be honest, I know you too. Walking down through the fields, I still want you. Stay away from me. Stay away from me. Siamo arrivati al Pas de l'Escou, adesso scendiamo giù verso Sospel tramite il bellissimo Col de Bro per poi fare l'ultimo pezzo da Sospel fino di nuovo in punta al Col de Turini. Stay away from me. E vabbè, ci mancava ancora solo più la pioggia. Haunting me. I feel that I've been saved. Holding on to memories. Tears that I will not regret. Sacrifice will prove instead. I feel that I've been saved. Holding on to memories. Tears that I will not. Abbiamo però dovuto fare assolutamente una pausa qua in questo posto che è Notre Dame de la Menure. Siamo un po' prima di Moulinet perché si è aperto un raggio di sole e il panorama qua è veramente bello. Poi come sempre quando uno viene al Turini incontra un sacco di appassionati di rally e di auto e difatti qua si vede. Abbiamo raccolto una piccola folla. You've been knocked down and got up again. Every corner you're surrounded, no defender
E dopo un'intera giornata di sole curve, qual è il posto migliore per rilassarsi se non andare a bere qualcosa nel bar più iconico di tutto il Rally di Monte Carlo, l'Hotel de Trois Vallées. Get ready for Burst 2 Electric Boogaloo. You see the truth behind the veil, and you know that they're just looking for attention. E praticamente non è rimasto più nessuno, ci siamo solo più noi, e quindi quale modo per finire questo video direttamente con Herman e Jürgen che mi hanno accompagnato in questo viaggio, che se non era per loro assolutamente non poteva capitare una cosa pazzesca come oggi. Però la vera protagonista di questo viaggio oggi è stata lei, l'Ascona 400 di 40 anni fa, che ha percorso queste strade. Noi dopo 40 anni l'abbiamo riportata qui sulle sue strade dove aveva avuto un gran successo. Quindi non perdetevi la prossima puntata, che chissà il destino cosa ci riguarderà, e noi ci rivediamo alla prossima. Ciao.